Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui su MM1 TV. Un saluto a tutti e anche qui per mostrarvi qualcosa che specialmente su YouTube Italia, ma anche su YouTube in generale, non si vede spesso. Vi parlo di questo mio nuovo acquisto che l'abbiamo qui alla nostra destra in questa scatola. È un MSI QBi5, è un mini computer molto, diciamo, su certi aspetti abbastanza economico, veloce e soprattutto silenzioso, quindi che permette di avere anche alte prestazioni con poco rumore. Questa versione dell'MSI QB5 monta un processore Intel Core i5, ma caratteristica molto speciale, in esso non sono montate alcun tipo di memoria, essa sia quindi SSD, HDD o RAM. Tutte dovranno essere montate. Presenta questo MSI QB5, questo computer presenta due banchi, la possibilità di poter mettere due banchi di RAM per un massimo totale di 64 GB su doppio canale, quindi massimo 32 GB per banco o un banco singolo 64. Poi presenta un alloggiamento per un SSD di tipo M2 e un alloggiamento per un disco SATA, preferibilmente SSD. Di componentistiche, quindi accessori da andare a inserire, ho scelto un Crucial SSD P3 M2 da 3000 MB al secondo e come schede di RAM abbiamo scelto due banchi di RAM da 8 GB in modo da fare 16 GB e da sommare la velocità di questi due banchi usando entrambi i due canali. Procediamo all'apertura, quindi al montaggio. Qui abbiamo il nostro computer già tirato fuori dalla confezione. Prima di parlare delle componenti che vediamo sul tavolo, questo è lui nella sua interezza. Lo vado a sollevare per vedere le porte che ha. Intanto sul sotto presenta le 4 viti per l'apertura, l'aggancio per il supporto VESA che permette di attaccarlo dietro il monitor. Questo qui è la basetta del supporto VESA. Poi successivamente vediamo che c'è anche l'adesivino che presenta l'Intel Core i5. Sul pannello frontale abbiamo tasto di accensione, una spia per mostrare l'effettiva funzionalità quando sta caricando, una porta tipo C e una porta USB di tipo A veloce 3.1. Poi abbiamo una porta per le cuffie e una porta microfonica. Sul pannello posteriore abbiamo già il supporto nativo per due monitor che, a differenza del suo fratello minore, sono entrambi di tipo digitale, quindi presentiamo un HDMI, un DisplayPort, entrambi che possono essere in 4K, quindi monitor 4K, la porta Ethernet, altri due porte USB veloci e altri due porte USB lente, molto comode per l'attacco di mouse e tastiera. In più abbiamo anche la porta vente dell'alimentazione, alimentatore compreso in dotazione, un alimentatore da 65 watt. Ultima chicca su questo lato è uno dei pannelli laterali. C'è questa cosa qui che permette l'attacco di questo gadget qui. Che cos'è? È un pulsante di accensione remoto, si attacca tramite questo attacco e va a servire per accendere il PC da remoto. Per esempio, se abbiamo attaccato dietro il monitor, noi per arrivare sul pannello frontale per accenderlo dovremo veramente imboscare le mani dietro il monitor, invece così ci permette di far scendere il filo e appoggiarlo per esempio sulla basetta del monitor o sulla scrivania. Ritorno sul lato per far vedere che questo qui presenta una bombatura visibile anche da dietro. Per cosa? Proprio per l'alloggiamento del disco SATA da 2 pollici e mezzo, disco che è attaccabile tramite questi cavi che sono già presenti in dotazione. Si consiglia l'ausilio anche lì di un disco SSD SATA, ovviamente come disco secondario. Il disco primario deve essere un M2, ovviamente è molto più prestazionale. Quindi adesso, tramite queste 4 viti già munite di piedini, tra l'altro, procediamo all'apertura e allo smontaggio per l'inserimento delle memorie. Eccoci qua, è passato un po' di tempo e ci ritroviamo con il computer aperto.
Qui infatti abbiamo il pannello posteriore che è stato rimosso, qui abbiamo il PC aperto proprio, e questa qui è la parte posteriore, quella con tutti gli attacchi. Qui andiamo ad identificare subito i due attacchi per i due banchi di RAM, i due canali delle RAM 1 e 2, due RAM che abbiamo già pronte qui per essere montate, e alloggiamento per il disco SSD M2 che si va ad attaccare qui con gli attacchi, qui vite già in dotazione in caso che ti venisse venduto senza, e qui abbiamo anche già il modulo wifi 5 doppia banda, che è già collegato qui, che sostanzialmente va ad essere quindi alla fine dopo coperto dal disco M2 quando diventa tutto montato. Vado già ad identificare qui l'attacco SATA per il disco aggiuntivo, che si va successivamente a montare in questi agganci. Qui si va a mettere, questi due invece sono per il VESA. Perfetto, lo abbiamo inserito l'SSD, adesso lo possiamo fissare e avvitare. Perfetto, inseriamo la RAM. Adesso è inserita, si può procedere con la seconda. Perfetto, inseriamo anche il secondo banco. Ok, è in posizione, possiamo richiudere il nostro computer. Ok, perfetto, ora lo abbiamo richiuso e adesso quindi cosa dobbiamo fare? Ovviamente installare il sistema operativo, che non è presente, prima non l'ho specificato ma ovviamente è sottinteso non essendo presente il disco. Però prima consiglio, prima di procedere con ciò, a verificare se si accende andando ad aprire il BIOS, per verificare se tutte le componenti sono correttamente lette o no. Per esempio basti pensare che se putta caso entrambe le RAM non andassero, il PC neanche visualizzerebbe la schermata di BIOS, e dal BIOS può vedere la RAM allocata e anche il disco allocato e la grandezza. Quindi con questi dati possiamo capire se il PC funziona e se le componenti da noi montate sono funzionanti o danneggiate. Eccoci qua, siamo dentro il BIOS, abbiamo già acceso il computer, come vedete siamo nel click BIOS della MSI, nella schermata principale. Purtroppo in questo BIOS qui è disponibile solo la lingua inglese, quindi vabbè. Tolto il fatto che nella data di sistema è una data futura che è 2 agosto 2023, siamo a febbraio 2023, quindi vabbè, tolto questo che è abbastanza esilarante. Vediamo che ovviamente SATA port 1 e 2 non presente perché abbiamo messo niente, invece nella PCIe SSD 1 vediamo che è presente l'SSD, il codice dell'SSD è corretto e anche la grandezza da 1000 GB. Adesso andiamo a vedere su physical memory, che vediamo 16.384 MB che sono quelli corretti allocati in sistema. Quindi con questo deduciamo che tutte le componentistiche, almeno di base del sistema, sono corrette, sono giuste quelle che abbiamo montato e sicuramente le componentistiche di base del sistema sono funzionanti. Possiamo quindi procedere con l'installazione del sistema operativo. Noi installeremo in questo caso Microsoft Windows 10 Pro, ovviamente a seguito dell'acquisto di una licenza originale Microsoft. Eccoci qua, abbiamo fatto partire Windows dalla unità rimovibile, in questo caso dalla chiavetta, siccome il nostro QB5 non ha un ingresso CD-DVD, anche che poi per la grandezza dell'ISO di Windows 10 si farebbe fatica a installarlo tramite un classico DVD. Quindi adesso procediamo all'installazione e ovviamente inserendo il codice di licenza del nostro prodotto Windows. In caso che sia già attivato, selezionate la giusta versione del vostro Windows, scusate, la giusta edizione, quindi tra Professional, Home, Enterprise e tutti gli altri che ci sono. Quindi adesso vi lascio un video velocizzato così potete vedere come per esempio lo configuro io.